Ciao a tutti, sono Anna, benvenuti in Christmas. In questo sesto episodio andremo a preparare dei dolcetti alla nocciola e spezie. Con un solo impasto andremo a farne due tipi, uno classico e uno al cacao. Grazie alla copertura che andremo a dargli una volta cotti, saranno croccantini fuori e burrosi e scioglievoli all'interno. Infatti andremo a spennellarli di burro fuso per poi ricoprirli di zucchero a velo e un mix di zucchero e cannella. E ho un consiglio da darvi per far sì che lo zucchero a velo una volta a contatto con il burro fuso non si sciolga, quindi mi raccomando, seguite il video per scoprire come si fa. Ora direi di non andare oltre con le chiacchiere e andare subito a preparare i nostri dolcetti alla nocciola. Iniziamo mettendo il burro in crema in una ciotola e lavorandolo ancora un po' per renderlo ancora più cremoso. Aggiungiamo uova intere, tuorlo, un po' di sale, zucchero vanigliato e zucchero a velo. E poi andiamo a lavorare tutto finché non sarà ben incorporato. Una volta amalgamato aggiungiamo la granella di nocciole tostate e tritate e amalgamiamo bene di nuovo. Scorza di limone, scorza d'arancia e poi cannella, la punta di un cucchiaino. Incorporiamo gli aromi e poi passiamo alla farina di nocciole e farina 00. Io la unisco in 2 volte per poterla amalgamare meglio. Se preferite un altro tipo di frutta secca come ad esempio le noci, potete tranquillamente sostituire la farina di nocciole con quella di noci, così come la granella. Poi iniziamo a mescolare tutto. Il composto sarà molto morbido, non dovete preoccuparvi. Una volta che sarà tutto ben incorporato, andiamo a dividerlo in 2 parti. In una andiamo ad aggiungere il cacao e riprendiamo a mescolare bene. A questa parte di impasto andiamo ad aggiungere anche un cucchiaino di succo d'arancia e lo incorporiamo per bene. Poi possiamo iniziare a formare i nostri dolcetti su della carta forno. Per l'impasto classico andiamo a prendere circa 10 g di impasto e lo formiamo come se fossero delle piccole mezzelune. Non preoccupatevi se appiccica un po' le mani, è normale. Poi dovrà riposare almeno una mezz'oretta in frigo prima di essere infornato, così che si rapprenda. Per l'impasto al cacao andiamo a prendere sempre circa 10 g di impasto, ma questa volta andremo a formarlo come delle palline, che poi schiacceremo leggermente sulla superficie. Se volete potete preparare questi dolcetti in anticipo andando a congelarli per alcune settimane prima di cuocerli. Una volta riposati in frigo andremo a cuocerli in forno statico a 160 gradi per circa 18-20 minuti. Appena fuori dal forno li mettiamo subito a raffreddare su una gratella per poi poterli decorare. Ora vi svelerò il trucchetto di cui vi parlavo prima. Infatti, per far sì che lo zucchero a velo non si sciolga una volta a contatto con il burro, non bisognerà far altro che aspettare che questo si solidifichi un po' sui biscotti prima di tuffarli nello zucchero a velo. Semplice, no? Adesso vedrete come si appiccicherà bene senza sciogliersi. Anche con il passare del tempo lo zucchero rimarrà lì, infatti se ben conservati in una scatola di latta, questi dolcetti resistono anche più di una settimana e lo zucchero a velo non si scioglierà, ve lo garantisco. Per le mezzelune andiamo a preparare la copertura con zucchero semolato, il più fine che trovate, mixato con della cannella in polvere. In questo caso invece è importante tuffare i nostri dolcetti nello zucchero subito dopo averli spennellati, altrimenti non si attaccherà. Anche questi, se tenuti in una scatola di metallo, si conserveranno ben più di una settimana, non preoccupatevi. Ripetiamo l'operazione finché non saranno tutti quanti ricoperti e poi lasciamoli asciugare qualche ora a temperatura ambiente. Eccoli pronti, adesso non resta altro che assaggiarli. Che ne pensate? Se vi siete persi gli altri video, li trovate tutti quanti nella playlist del mio canale. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale. Io ora vi saluto, ci vediamo al prossimo Christmas. Ciao!